Ben ritrovati dall'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, al gentile pubblico qui in loco e a chi ci segue tramite i social. Domenica 26 dicembre, intanto auguri di buone feste. Il Natale è appena trascorso, la giornata di Santo Stefano invece riserva un pomeriggio ippico interessante qui a quel del Mediterraneo. Premio Fierissima per le 14.35 le 7 corse in programma, di cui il Criterium d'inverno, una bellissima e difficile condizionata sulla distanza del doppio chilometro in pista piccola che riserva ai cavalli di 2 anni questa grande opportunità. Montepremi 15.400 euro, è un memorial che ricorda Gaetano Francicanava, che invece è il proprietario di coloro i quali poi hanno ricomprato questi terreni su cui sorge il Tempio dell'Ippica. Un handicap principale C abbinato all'Ippica nazionale che si corre dal 2007 sulla distanza dei 2100 metri in pista piccola. E allora diamo inizio a quello che è il convegno con la prima corsa, il premio Fierissima appunto, una reclamare 1200 metri in pista sabbia con 7 cavalli al via. È tutto pronto. Partiti i giovanissimi del premio Fierissima. Secret of Malta sopravanzata da Orange Cake, in terza posizione c'è Fire of Malta per corsie interne Nicholson, quindi Alca Champions lungo lo steccato Peppe the Great, chiude sopra Winchester. Si va verso l'ultima parte della retta opposta all'arrivo e quindi si va a imboccare la piegata con Orange Cake sotto la minaccia di Fire of Malta. In terza posizione scivola invece Secret of Malta con al largo Nicholson che progredisce bene, cavalli che completano la piegata e si presentano in retta di arrivo. Dal centro della pista Orange Cake, sotto la seria minaccia di Secret of Malta, sotto frusta Fire of Malta, quindi un po' più staccato Peppe the Great che cerca di recuperare e guadagnare. Siamo ancora a traguardo lontano con Secret of Malta richiesta da Daniele Scalora che deve subire l'attacco esterno di Nicholson. Tra i due si inserisce Orange Cake. Siamo nella fase finale con Nicholson che dall'esterno è in evidenza nei confronti di Orange Cake ed è Nicholson che respinge Orange Cake, quindi al terzo Peppe the Great. Si continua ancora con una condizionata difficilissima, il premio Tony Bean, 1100 metri, brevi la distanza in pista piccola per cavalli che invece diminuiscono. Il campo partenti è formato da 7, non correrà Presbury Park. Schieramento in questo istante, quindi partiti. Cavalli della condizionata sui 1100 metri. Right Formula velocissimo davanti ma insidiato sin da subito da Every Promise per corsie interne, filtra Captain Magnum, quindi al largo c'è Healthy Solomon, ancora lungo la corda qualche problemino per Exotic con Siculi che chiude. Si va verso l'ultima parte della piegata con Right Formula che si presenta in retta sotto la minaccia sempre insidiosa di Every Promise, quindi cerca di guadagnare lungo la corda Captain Magnum. Al largo prova a progredire anche Alfie Solomon con Live on Stage che tenta l'aggancio. Live on Stage, siamo a metà della retta di arrivo. Live on Stage che attacca e passa Right Formula e si pone in evidenza, tenta la rimonta, ottimo l'Alfie Solomon, quindi lungo la corda sotto frusta Right Formula, ma è Live on Stage al bersaglio alla prima Siracusa. Un'altra persona si chiama Stefano, mi ha detto stai tranquillo che ho fatto così, oggi mi ha dimostrato che qua a Siracusa è un cavallo che conta tantissimo. È un cavallo che ha dimostrato subito buoni mezzi, peraltro è andato via, il contesto però era impegnativo. Vanno bene allora i 1100 così, questo tipo di terreno è tutto ok? Tutto a posto e speriamo alla prossima sia così ancora. Complimenti. Grazie. E sulle piste dell'ippodromo del Mediterraneo arriva Babbo Natale. È in riposo, ieri ha lavorato tutto il giorno, oggi si è concesso una piccola pausa per la sua passione ippica e quindi è venuto in incognito, ma le nostre telecamere lo hanno acciuffato.
E grazie anche a questo spirito natalizio che l'Ippodromo del Mediterraneo augura un buon Natale a tutti voi. Si passa poi al premio Super Bobina, un handicap dal miglio in pista grande dove ci sono non più 10 cavalli al via, ma non corrono Raifan e I Am Iron Man. Si aprono le gabbie, partiti i cavalli del premio Super Bobina. Helmut velocissimo si pone al comando nei confronti di Tower of Texas, quindi Charlie Giamboli che viaggia all'esterno per corsie interne, Monte della Sfida, lungo la corda c'è Tamalite, quindi la guida, al largo di tutti Daniel Gray. Gruppo che affronta l'ultimo tratto della retta opposta con Helmut ancora in buona evidenza. All'inseguimento c'è Tower of Texas, quindi in terza posizione rimane Charlie's Jamboree, Tamalite che filtra per corsie interne lungo la corda, scivola e perde posizioni Monte della Sfida, quindi Daniel Gray ancora all'esterno, la guida. Cavalli che vanno a ultimare la piegata si presentano in retta di arrivo con le posizioni che non cambiano. A capeggiare il gruppo è sempre Helmut ancora in buona evidenza, ma sotto la minaccia di Tower of Texas che prova a scattare dal centro della pista. Sotto frusta Charlie's Jamboree, quindi prova a progredire, a guadagnare anche Daniel Gray, si inserisce alla lotta anche Tamalite. Siamo a metà della retta d'arrivo con un testa a testa tra Tower of Texas dall'interno, all'esterno c'è Charlie's Jamboree, quindi Tamalite. Siamo nei pressi del traguardo con Charlie's Jamboree che è passato e Charlie's Jamboree. Quindi Tower of Texas, al terzo c'è Tamalite. E raccontiamo questo premio Super Bobina con mister Valentino Ficara. Aveva detto già stimatissimo, Charlie's Jamboree non ha deluso, gli ultimi metri è risalito benissimo. Sì, poi anche neanche a farla apposta, anche tatticamente gli è venuta perfetta. Tanta andatura davanti, 2 cavalli soltanto da andare a prendere, un riferimento. Che ti ha detto Federico? E niente, ha detto che piano piano si sta impigrendo anche lui. Purtroppo non stiamo passando un momento felicissimo di forma a scuderia, però oggi bene. Buoni segnali di ripresa sicuramente. Sì. Complimenti. Grazie mille a voi. E si è giunti al criterio d'inverno dove c'è una bella condizionata, doppio chilometro di pista piccola per i cavalli giovanissimi di 2 anni, dove ben 10 soggetti si sfideranno in quella che sembra una difficile condizionata. Questo Criterium d'inverno 2021. Partiti. Prima fase di gara che vede Elmost candidarsi in prima linea, ma adesso sopraggiunto da Not by Chance che diventa il primo leader, quindi Elmost, Mythical Mill, sopra Midnight, al largo c'è Star Alpha, per corsie interne Secret My Love, quindi in scia My Harry, scivola Lord Liberty. Cavalli che vanno ad affrontare così quasi a completare la prima piegata con Not by Chance che imprime un buon ritmo alla gara e si pone ancora leader nei confronti di Elmost in seconda posizione. Terzo rimane per corsie interne il grigio Mythical Mill, quindi sopra Anna Midnight, al largo di tutti c'è sopra Midnight, appunto, che adesso è in leggero vantaggio nei confronti del grigio Mythical Mill, quindi scivola in terza posizione Not by Chance, Elmost in quarta, ancora My Harry scivola e il resto del gruppo
Cavalli che vanno ad affrontare l'imbocco della piegata di fondo con Mythical Mill in evidenza nei confronti di Not by Chance, che ritorna al suo attacco. Quindi Elmost per corsie interne, lungo la corda c'è Sopran Midnight, al largo Lord Libert con Ishia, scivola per corsie interne Star Alpha. Quindi il gruppo che affronta la retta di arrivo, quindi con il Lord Liberty che attacca e passa Not by Chance. Lord Liberty che cerca di allungare dal centro della pista, prova a scattare Star Alpha, quindi Elmost sotto frusta, al largo c'è Zia Polly. Siamo nella fase finale con Lord Liberty che ha preso il tempo a tutti. Lord Liberty conferma l'ottimo periodo di forma. E prendiamo la linea dal paddock delle premiazioni. Oggi in grandissimo spolvero accanto a me Gabriele Cannarella, merito anche naturalmente di un Lord Liberty che ha ottenuto ottima forma e che è scivolato via su questo criterium d'inverno per i 2 anni. Anche Angelo Russo come allenatore, training, ma anche come proprietario, abbiamo anche il signor Salvatore, sono particolarmente contenti. Li sentiremo. Il dottor Concetto Mazzarella e il dottor Fabio Faraci vanno alle premiazioni. Allora, prima coppa, quella dell'allenatore, la consegna il dottor Concetto Mazzarella nelle mani del signor Angelo Russo, con i nostri complimenti per questa vittoria di Lord Liberty, per un criterium d'inverno che ha riservato il doppio chilometro di pista piccola. Ancora Fabio Faraci invece premia il fantino che è Gabriele Cannarella, oggi 3 vittorie, già un secondo posto per questa occasione, quindi la premiazione per il dottor Concetto Mazzarella del signor Salvo Russo, che possa appunto raccontare questa soddisfazione del team. Vi avvicinate anche per una foto adesso, ma vorrei sentire Gabri su questo Lord Liberty che è venuto facile in avanti. Sì, mi ha dato gli ordini alla perfezione, mi ha detto che di là era un cavallo da lasciare andare, ho visto che accoppiavo bene il battistrada, ho aspettato un attimino e poi tutto facile. Se l'aspettava, signor Angelo? Sì, io sì, credevo, ho corso 2000 metri, perché il cavallo ho corso l'8 dicembre 1500 e terzo. E io... Il contesto era difficile oggi? Sì, oggi era difficile, c'erano dei buoni cavalli, ma io credo in questo cavallo perché è un bel cavallo, sta venendo molto avanti comunque. E quindi il clou della giornata, il Memorial Gaetano Francicanava, un handicap principale C abbinato all'ippica nazionale, 2100 metri in pista piccola da affrontare con cavalli di 3 anni e oltre, sono ben 12 soggetti che appartengono al campo partenti. Si aprono le gabbie, partiti i cavalli del Gaetano Francicanava, edizione 2021. Guapo, dopo pochi metri di gara, si candida leader nei confronti di Relativity, percorsi interne Desire to Fire, quindi ancora Mission Accomplice, Sopran Furia nel cuore del gruppo, Orange Sweet, quindi Gale Wards, Yulong Per Island che chiude il gruppo, che affronta così la prima piegata con Guapo che continua a mantenere l'iniziativa nei confronti di Relativity. Immortal Romance è terzo in corda, quindi Thrifty One, la cui schiena è presa da Orange Sweet, ancora Mission Accomplice, quindi Desire to Fire, e via il resto del gruppo chiuso sempre da Yulong Per Island. Cavalli che affrontano la metà della retta opposta all'arrivo, con Guapo che continua a mantenere l'iniziativa nei confronti di Relativity che non lo perde mai di vista, quindi Thrifty One continua a filtrare per corsie interne, Immortal Romance che rimane in corda, prova a guadagnare Orange Sweet, Desire to Fire, ancora Canoeing e via il resto del gruppo. Cavalli che vanno verso il completamento anche della seconda piegata.
Malta si presentano in retta di arrivo con Guapo, ancora leader sotto frusta adesso perché viene minacciato da Relativity che in questo momento lo passa e quindi passa in evidenza. Immortal Romance prova a scattare anche Thrifty One, quindi si fa sotto anche Canoeing. Desire to Fire al largo, c'è Sopran Furia, siamo ai 150 metri dal traguardo con Relativity che deve difendersi dall'attacco di Canoeing, quindi Immortal Romance e Sopran Furia, bellissimo arrivo, assolutamente da rivedere. Dal paddock delle premiazioni, per dare giusto onore al colore giallo-verde che ha tinto l'arrivo di questo Memorial Gaetano Francicanava, Marco Cuscieri arriva primo e secondo poi a pari merito anche con Relativity. Canoeing è stato montato da Carmelo Zappulla magistralmente fino alla fine. Antonino Cannella ci credeva anche e quindi avete raggiunto questo traguardo importante. Complimenti, le coppe nelle mani del presidente della Ippomed per l'allenatore Antonino Cannella. Fabio Faraci premia con tutti i complimenti della società per questo spettacolare arrivo che ha visto scattare il fotofinish. Ancora invece il dottor Mazzarella Gaetano che premia invece il fantino Carmelo Zappulla. Con magistrale maestria ha portato Canoeing che ha ben risposto e lo sentiremo, quindi la scuderia che viene premiata dal rappresentante della Ippomed Fabio Faraci, presidente, e Marco Cuscieri che finalmente acciuffa. Sei contento, Marco? Moltissimo. Allora proviamo un attimo a capire, mi metto qui, che corsa è stata, agguerritissima. Sì, il cavallo già mandava bene dai primi metri, poi Antonio me l'aveva detto che poteva avere prime chance. Niente, Hai tirava... mollato fino sul finale. Sì, nel finale poi è stato un match con 3-4 cavalli, adesso non ricordo, però mi tirava molto durante il percorso, quando ho trovato il varco mi ha detto bene e fortunatamente ho vinto. Antonino, preparati a puntino. Sì, sicuramente il terreno buono di oggi l'ha agevolato un po' tutti e due i cavalli di scuderia perché avevano un buon peso e il tracciato secondo me il buono lo gradiscono tutti e due e hanno fatto vedere la loro qualità. Ad onor del vero c'erano anche degli avversari del tutto validi. Sì, gli avversari erano validi, però secondo me i cavalli nostri hanno avuto un po' da recriminare gli impegni passati sui terreni pesanti e sono stati agevolati al peso oggi, col terreno buono hanno fatto vedere quello che valgono. E si continua con la sesta competizione, il premio Ortis, un handicap sui 1400 metri in pista piccola con ben 14 soggetti al via. Affollato campo partenti. Partiti. Cavalli del premio Ortis. Common Black, Rusalka Scenic Route, c'è bagarre per la leadership con Rusalka che è in leggera evidenza nei confronti di Scenic Route, quindi Common Black, Bentley Mood ancora. Principessa Rebby con Scia Yem Rock, al largo c'è American Coffee, quindi ancora aspettatemi, Don't Stop Dancing a precedere Samblas, chiude il gruppo. Si va verso l'imbocco della piegata con Scenic Route che è passata in evidenza nei confronti di Rusalka, al largo progredisce bene American Coffee, lungo la corda c'è Bentley Mood, ancora tra i primi Common Black con ai fianchi Principessa Rebby, The King Geremia nel cuore del gruppo, lungo la corda Yemma Rock, cavalli che vanno in retta di arrivo con Scenic Route attaccata dal centro della pista da Rusalka, quindi Bentley Mood, Common Black ancora in quota, lungo la corda c'è sotto frusta Yemma Rock, siamo a metà della retta d'arrivo con Rusalka in leggera evidenza, ci prova Bentley Mood dal centro della pista, Common Black lungo la corda c'è Yemma Rock, ma è Rusalka che viene a risolvere questa seconda tris nei confronti di Common Black.
La chiusura al Mediterraneo affidata alle ore 18 al premio Ventorro è un handicap sui 1800 metri di pista sabbia, anche questa è una corsa abbinata come le ultime 3 all'ippica nazionale, sono 12 i cavalli che correranno, sono cavalli di 3 anni e oltre. e 25 questi più giocati quando si va a delineare il schieramento di partenza, si andrà sui 1800 metri in sabbia partiti. Parte in leggero ritardo Swift Approval che cerca di unirsi al gruppo, intanto in testa c'è il compagno di scuderia Playful Dude, quindi che viaggia in prima linea sotto la minaccia di Special Rush, i due più attesi subito in evidenza, quindi in terza posizione c'è Moshalov, ancora Under Secret, Star of Well, Power Sail che ha in scia Magic Timing, gruppo chiuso da Eltabal che è preceduto da Stower. E quindi si va in retta opposta all'arrivo con Playful Dude e Special Rush a viaggiare ancora in prima linea, nessuno vuole perdere il controllo sull'altro, quindi Moshalov che rimane in terza posizione con Tell William che viaggia per corsie esterne, tra i due si inserisce quindi Star of Well, ancora Under Secret che perde qualche posizione, il Tabal e il resto del gruppo, siamo a metà della piegata di fondo con Special Rush in evidenza mentre perde posizioni Playful Dude in retta dal centro della pista, Special Rush che comincia ad accelerare, quindi sotto frusta Moshalov, attenzione all'avanzata importante di Tell William, quindi ancora in quota Star of Well, lungo la corda c'è la progressione di Magic Timing, siamo ai 200 metri dal traguardo con Magic Timing, testa a testa con Tell William e il grigio Power Sail, siamo nel finale con Power Sail e Magic Timing.